Tommy Dotto, in arte Doc Barber. Ok, allora, prima di iniziare con il podcast, oggi è una giornata fuori sede e ci scuserete per qualche bel sfondone anconetano. Sicuro, perché se non lo fai in una barberia, dove lo fai? Ci siamo scusati. Tu sei venuto alla State of Mind perché appassionato di MMA. Sì. Io volevo fare MMA, tu mi hai chiesto fate MMA, io ti ho detto no. Inizia a fare Jiu-Jitsu, Muay Thai. Esatto. Qual è stata l'impressione? Cioè, nel senso, tu grandissimo appassionato di MMA perché la guardavi su... Sì, la seguo molto, l'MMA, UFC principalmente. E no, è stato bello perché comunque venendo da sempre un'arte marziale svolta in piedi, cambiare un attimino l'ottica è stato figo. Tu ovviamente non hai mai provato i grappling, il Jiu-Jitsu. No, quello lì mai, solamente visto, tant'è che all'inizio, appunto, guardandolo solamente nell'MMA, pensi, oh, è la parte più noiosa quella, perché uno magari non conoscendo appunto bene quell'arte marziale lì va a pensare, che noia, poco scenica. Poi piano piano, quando ho iniziato a praticarlo, sta cosa è cambiata, perché comunque inizia a vedere anche tutta la fase, come ti posso dire, mentale. Sì, inizia a vedere l'impostazione che lì per lì uno non se ne rende conto, dice questi stanno a terra, si picchiano, quello che sta sopra vince, sta vincendo, invece c'è proprio un mondo. E infatti il paradosso di tutta sta cosa è stato che è poi da qui che è nato un podcast in uno dei tanti tagli Esatto. che abbiamo fatto in barberia è proprio questo, che adesso questa cosa della lotta del jiu-jitsu è la parte che paradossalmente ti appassiona di più. Sì, Prima comprendevi meno, adesso è quella che... esatto. Perché prima ti dico, essendo un mondo sconosciuto, dici, non vedo l'ora che si rialzano. E invece adesso che comunque conosci anche magari tecniche, movimenti, inizi a dire, oh, ma quello sta facendo quello perché poi magari vuole arrivare in quella situazione. E quindi molto figo, l'ho rivalutata molto. E obiettivamente qual è stata la tua impressione? Cioè, praticando jiu-jitsu, praticando grappling, che per chi non lo conosce è la parte quella lì, siamo senza kimono, senza quell'accappatoio, qual è stata la tua sensazione? Cioè, hai detto, ah, che figata, l'ho capito subito, è facilissimo. No. Lì è stato proprio, inizialmente devo dire la verità, è anche un po' demoralizzante. Poi non è che chissà quanto tempo ci vuole a imparare, cioè nel senso all'inizio comunque, no, la voglio rifare meglio. Ah, no, sì, che a me piace così. Sì. No, ma io voglio, perché ti dici proprio, cioè, la sensazione vera. Ok, Questa la mettiamo sulle scene tagliate. perfetto. Ma volevo esprimermi ancora meglio, perché ce ne sarebbero di cose da dire. Eh, Cioè, all'inizio, quando inizi, non, come ti posso dire, non capisci veramente nulla. Poi comunque è vero, dopo una settimana, due, inizi a capire qualcosa, ma comunque è molto demoralizzante, perché vedi le tecniche magari svolte anche da te, dal maestro o dai compagni più bravi e ti sembrano facili. Poi quando provi tu, che magari dici questa ho capito come si fa, ma poi proprio sul punto di farla dici mi sa che c'è qualcosa che ho tralasciato. Appunto questo fa capire molto quanto ogni singolo passaggio sia importante. Questo è vero, e da una parte anche dovrebbe stare nella bravura dell'insegnante che conduce la lezione nel far sembrare alla portata. Esatto. Ok, qual è il discorso però? Che tutti arrivano in palestra che vogliono fare grappling perché vedono lo UFC, vedono i combattimenti e di conseguenza tutti vogliono fare quello, ma notoriamente il grappling è un pochino più difficile, ok? Sì. Mentre in una palestra strutturata esistono delle lezioni base
che all'inizio nessuno vuole fare, perché io non voglio fare il base. Il Certo. base ti servono appunto per dare quelle concezioni, quei movimenti, Sì, no, senza quelle non, tecniche. non esatto. fai nulla. Nulla. Quindi insomma un po' è questo il discorso, che uno magari prima di fare grappling o anche grappling dovrebbe partire facendo le lezioni che siano quelle base, quelle che noi chiamiamo. Sì, no, assolutamente. Sì, non puoi partire diversamente. Nel senso che, come dicevo, magari guardando uno pensa sì, è facile. Poi facendo ti rendi conto che un conto è vedersi in terza persona, vedere le tecniche in terza persona, un conto è quando sei lì e sentirle soprattutto anche. Perché te puoi anche provare a riprodurre una mossa, ma se poi metti anche una leva fatta male, non tira, non fa niente. Quello lì sotto sta lì e dici, ah, Esatto, insomma è proprio per questo che hai bisogno è di importante partire fondamentali. anche dal fondamento. Infatti per questo noi abbiamo chiamato la lezione fundamental, che è poi anche praticata da gente già anche esperta, Sì, utile. cinture viola, cinture marroni, ma appunto perché i fondamentali vanno sempre ripetuti. Esatto, infatti io anche lì in palestra mi sono trovato bene perché comunque trovi ragazzi che comunque hanno già una certa esperienza ma comunque ancora fanno fondamentali, perché è una cosa, da quello che penso, cioè che ho capito, che deve essere in continuo ripasso, cioè un ripasso continuo, non arriverà mai il giorno che sei lì, sai tutto e ti ricordi tutto, perché è un campo talmente ampio, penso che cioè, prima o poi la ripassatina la devi dare, qualcosina ti sfugge sempre. Quindi mi sono trovato bene perché, essendoci anche ragazzi che so, cinture blu, cinture viola, sono anche stati molto bravi a poi aiutarmi. Cioè, io mi ricordo all'inizio, che ovviamente tu sei uno, non è che riesci a stare dietro a tutti, però mi ricordo appunto dei ragazzi che stavano lì e cioè quello che non riuscivi a fare tu magari mi consigliavano loro. Ma assolutamente deve essere così, cioè io voglio che le cinture colorate aiutino, perché l'esempio non deve essere dato solo da chi sta al vertice di questa cosa, l'insegnante, il maestro, chiamiamo come Come esatto, come uno vuole, ma l'esempio devono darlo tutti, non è che ci deve essere l'insegnante, tra virgolette, che aiuta e tutti gli altri giù che smazzolano come... Sì. Non è questo. Le cinture colorate, questa è una frase di Rickson Gracie, che è stato un grandissimo campione di Jiu-Jitsu e MMA degli anni 90, un'icona del Jiu-Jitsu planetario, e diceva proprio questo: le cinture colorate aiutano le cinture bianche, che è all'inizio, che il conto lo facciamo insieme. La squadra è la cosa più importante di tutti, e se tutti lavorano nella stessa direzione, allora